Ciao a tutti ragazzi, buona domenica dal vostro pelatone di fiducia, bentornati o benvenuti su Peppe Vacca Collectibles per una nuova settimana di news. Settimana scorsa non ho fatto nessun video news perché non c'era assolutamente una fava di cui parlare, questa settimana invece tutt'altro, c'è molto di cui discutere, molto da farvi vedere. Quindi mettetevi comodi sulle vostre tazze del cesso, presumibilmente, e iniziamo con l'elefante nella stanza di questa settimana. Supergirl di Inart si è fatta tanto attendere, ma tanto a Inart sti cazzi, fa gli annunci quando gli pare, giustamente, ma per fortuna rientriamo nei termini per poter scegliere fra Inart e Hot Toys per questo pezzo. Un pezzo che ha fatto discutere, non il pezzo di Inart, ma Supergirl, il film, non è piaciuto tantissimo a quel che ho potuto vedere, io ancora non l'ho visto, ma non ha incassato quanto ci si sarebbe aspettato. Io direi grazie al cazzo, però ecco, molti sono rimasti delusi. Supergirl di Inart, ovviamente sto parlando della Inart, della Supergirl in scala 1 a 6, un pezzo che quando si tratta di Inart parla da sé, la qualità mi sembra più che buona, ma questa volta devo dire, opinione personale ovviamente, che non è così prevaricante rispetto ad Hot Toys come è stato nell'ultimo periodo, anzi. Pezzo comunque, come vedete, molto semplice, i materiali, conosciamo tutti quelli di Inart, saranno ovviamente di ottima qualità, cura nel dettaglio, nei minimi particolari, anche se già ho visto un paio di cosette che non mi quadrano, come per esempio il colletto che mi sembra totalmente sbagliato. Se non mi ricordo male, è giusto quello di Hot Toys che va direttamente verso le orecchie, per intenderci. Abbiamo un nuovo Crypto con una nuova scultura, ridefinita appunto per questa Supergirl, c'è il pelo interessante sulle cuffie, quindi comunque rimane davvero un gran bel pezzo, la somiglianza c'è, ma adesso lo andremo a vedere meglio su Six Scale Treasures, profilo che vi consiglio come sempre, e abbiamo ovviamente l'innesto per i capelli che non troviamo invece nella versione Hot Toys. L'occhio lo vedo un pochino spento, questa è la sezione accessori, molto bella anche la basetta, non magnetica ma con il solito supporto. Vedevo gli occhi, ragazzi, voglio farveli vedere, un pochino spenti, un pochino sempre seriose queste espressioni di Inart, vogliono dare sempre una sorta di solennità ai personaggi, l'abbiamo visto anche per il Superman, ma in questo caso secondo me meglio un'espressione più simile a quella di Hot Toys, un pochino più sorridente, cosa che è avvenuta appunto anche per il Superman. Poi a livello di scultura, secondo me non c'è paragone per il Superman, preferisco quella di Inart, sempre opinione personale, ma l'espressione e anche altri dettagli ho sempre preferito quella di Hot Toys. Andiamo a vedere qualche dettaglio, anche se c'è veramente poco di cui disquisire su questa Supergirl. Abbiamo il body completamente in silicone, ottimi materiali, la nuova scultura di Crypto, appunto, di cui vi accennavo poco fa, e i vari accessori, tra cui spunta anche la spada, che se non ricordo male non era presente tra gli accessori della versione Hot Toys. Quello che farà probabilmente scegliere tra le due, ragazzi, è il prezzo. Il prezzo di Hot Toys senza innesto si aggira intorno ai 300 qualcosa, non ricordo male, forse 330, 340, non ricordo. Qui invece saremo intorno ai 500 e rotti euro, prezzo italiano. Penso sui 500, 4,90 credo. Quindi c'è un buon 100-150 euro di differenza che secondo me saranno molto importanti nella decisione di prendere una Supergirl piuttosto che un'altra. Ma per fortuna siamo ancora nei tempi per poter decidere. E qui viene in nostro soccorso Six Scale Treasures, profilo che potete seguire su Instagram, che vi ho consigliato svariate volte, inutile vi dica sempre che è importante seguirlo. Qui per esempio possiamo vedere tra la versione in arte e quella Hot Toys il dettaglio del collo di cui vi parlavo, che mi sembra molto ben fatto nella versione Hot Toys, un po' meno in quella in art. Colori oppure luci un pochino più spente, un pochino più particolari, insomma ste luci un po' più cupa l'immagine, quantomeno della versione in arte, più luminosa quella di Hot Toys. Per la somiglianza io direi che più o meno ci siamo, ragazzi, non c'è questo grande divario come vi dicevo.
Vediamo qualche altra angolazione, queste appunto sono sempre le 2 versioni, mi dà un senso magari di più realistico quella di In Art, ma non è fondamentale in questo caso, un corpo forse un pochino più snello e sinceramente, se non mi ricordo male, l'altezza della versione In Art la reputo sbagliata, perché si parlava, se non mi sbaglio, di 28 cm,9, quindi in scala un personaggio un pochino troppo alto rispetto all'altezza vera e propria dell'attrice, che si aggira intorno a 1,65 m, scusate. Quindi 27 cm e mezzo l'altezza di Hot Toys, che centra maggiormente anche questo punto, anche se in realtà mettiamoci quei 3-4 cm di tacco, dovrebbe essere leggermente più alta, però dettagli, veramente è come fare la punta al cazzo. Comunque, anche per quanto riguarda l'altezza, Hot Toys più veritiera, diciamo, più somigliante. Qui vediamo un confronto tra l'attrice vera e propria e entrambe le versioni in Art e Hot Toys, attrice che, vista in questa foto, almeno è leggermente più carina delle sue rappresentazioni, delle sue controparti in 1:6, ma comunque direi che entrambe le aziende hanno fatto un ottimo lavoro. Visto il film un pochino di nicchia, fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se prenderete questa Supergirl. Io sinceramente, ragazzi, per me è uno scaffale, non la prenderò. Piccola pausa per passare veramente 2 parole su JND, JN Disastro, come probabilmente avrò intitolato questo video, perché qui abbiamo una rappresentazione in 1:3 di JND de Mizia. Questo sarebbe, secondo loro, Aragorn, ma più che altro appunto sembra quella gran vacca de Mizia. E non c'è nulla da aggiungere. Questo è un 1:3, non so che cosa sia successo rispetto al prototipo, che mi sembrava comunque leggermente migliore, non lo so. Ribadisco quanto a me JND, sempre opinione personale, so che è dovrebbe essere scontato, ma mi tocca sempre ribadirlo, JND per i volti secondo me non ci siamo, nella maggior parte dei casi, visto il prezzo che si paga, a parte il Joker, che è stato il grandissimo capolavoro di JND, dopo tutto ciò che è arrivato dopo, tutto no, ma molti dei prodotti di JND, almeno per quanto riguarda lo sculpt del viso, non mi sono piaciuti. Per il resto assolutamente alzo le mani. Ed è tutto veramente bellissimo, ma questo Aragon mi fa cagare a spruzzo. Passiamo adesso ad Hot Toys, grande amica vecchia Hot Toys, che ovviamente fa parlare di sé per le sue scelte abbastanza dubbie, come il primo annuncio di questa settimana relativa a Predator Badlands, che ormai ci siamo dimenticati tutti, ma Hot Toys ce ne ricorda l'esistenza con questo Tia e Bud, quindi un double pack, consideriamolo un double pack giusto per essere buoni, di Tia, che abbiamo già visto nella sua versione mezza, stavolta intera, quindi un bel riciclone aggiungendo le gambe e assolutamente nient'altro da aggiungere, con il buon Bud di cui assolutamente non se ne sentiva la necessità. Nulla da aggiungere rispetto a quanto già detto per la prima Tia, la somiglianza ci può stare, non è perfetta, ci sono alcune cose da sistemare, almeno secondo me, però diciamo che è un pezzo abbastanza trascurabile, quindi alla fine anche sti cazzi. Stiamo parlando della Movie Masterpiece 900 di 29 cm di altezza per Tia e 16 per Bud, che uscirà nel secondo-terzo trimestre del 2027. Sono molto curioso di sapere chi di voi la prenderà, io penso proprio che non la considererò nemmeno. Abbiamo poi una nuova Jinx di Hot Toys, tratta sempre da Arcane nella sua versione Fractured, la parte diciamo finale di Arcane. Bella, molto figa, io assolutamente non ne sentivo la necessità nemmeno di questo pezzo, non si può parlare in tutto e per tutto di un riciclo questa volta, sarebbe essere troppo cattivi con Hot Toys, perché in realtà ha una nuova espressione che non mi fa proprio impazzire nemmeno questa, ha il cappuccio, tante altre cosine, tanti nuovi accessori, il body ovviamente è lo stesso, e ok, c'è anche la bambolina, abbiamo le granate e tutto il resto mi sembra abbastanza
in linea con la Jinx che è già uscita. Ovviamente è cambiato il vestiario e chissà se non avremo anche una nuova versione di Vi. La cosa che mi fa, come sempre, incazzare è che Hot Toys in questo modo ci dimostra che la linea, la wave di doll dedicate ad Arcane è ancora in movimento, non si sono fermati alle prime due, a Jinx e Vi nelle loro versioni precedenti, ma invece di fare questa roba, diciamo questo riciclone, avrei gradito molto di più se avessero in qualche modo approfondito la linea dei personaggi di Arcane, visto che c'è tanto da cui attingere, tanti personaggi da fare, anche per League of Legends hanno fatto soltanto un paio di personaggi, ma potrebbero fare il cazzo che vogliono se hanno la licenza, e ce l'hanno a quanto pare, quindi la licenza dicevo di tutti i personaggi. Potrebbero fare contente tantissimi collezionisti e fare tantissima roba sia da Arcane che da League of Legends, e invece torniamo sempre sui stessi personaggi, che va bene tornarci, ma non torniamoci quando è appena stata rilasciata. Parliamo praticamente di febbraio, il rilascio della prima Jinx, e adesso già a giugno mi fate una nuova versione. Fatela, ma fatela prima dopo aver fatto fare un giro a tutti gli altri personaggi e poi magari mi tirate fuori una seconda versione di Jinx. Quindi, come al solito, molto amaro in bocca per quanto mi riguarda. Poi Hot Toys ha risposto, queste tutte cazzate che mi invento io, ragazzi, a Inart con la sua Supergirl, tirando fuori questo John Wick, un John Wick che non si era mai visto, ragazzi, veramente John Wick Hot Toys non ne ha fatti per niente in questo periodo, è soltanto tipo il 16°, tratto stavolta da ballerina nella sua Artisan Edition, quindi con i capelli come sempre incollati con quella colla tanto amata dai collezionisti. E figo, mi sembra che lo scat non vorrei osare, ma credo che ci sia qualcosa di diverso dagli ultimi John Wick che abbiamo visto. Vi dico, anzi, aiutatemi voi a capire se effettivamente è così. Comunque, il capello innestato è tanta roba, il resto, raga, è un John Wick con i soliti vestiti, con la solita roba. Che vedevo di? John Wick è figo, è sempre figo. Se non avete preso mai un John Wick, questo è il momento giusto. Se volete spendere quasi 500 € anche in questo caso per l'Artisan Edition, rimaniamo in attesa che magari possa farlo in art o qualcun altro, però per il momento questo è il John Wick Artisan. Movie Masterpiece 864 AE Artisan Edition di 31 cm di altezza, 30 punti di snodo, uscita nel terzo o quarto trimestre 2026, quindi eccolo lì, sta proprio lì che vi aspetta, un po' come lì ad aspettarvi che compriate 500 € di doll, proprio non trovavo nessun altro paragone. Carrellata di uscite adesso per Hot Toys con questa incredibile Harley Quinn, non mi veniva manco il nome per quanto la schifo, Suicide Squad con questa unica espressione, a parte gli scherzi ragazzi faccio il cazzone, ma la qualità mi sembra ottima, peccato per l'unica espressione da ebete, magari un altro headscut non avrebbe fatto male, ma finalmente è uscita. Poi è uscito anche questo utilissimo trooper da Andor, munito di bazooka e tante belle cosine, altro pezzo utile veramente quanto un culo senza ano. E poi Kamen Rider per andare a chiudere il cerchio della inutilità, che però si riapre un pochino con Scarecrow, che stavamo aspettando da parecchio tempo. Sembra, dicono, che ci sia stato un downgrade. Probabilmente è così, sinceramente, e come al solito quando si presentano le doll vengono pitturate, diciamo, dall'artista incredibile, poi quando escono a volte purtroppo subiscono dei downgrade, soprattutto in termini di painting. Forse questo è il caso, poi sfido chiunque a volerlo posare senza il sacco in testa, perché io se lo prendessi sinceramente lo poserei in questo modo, e qui fa la sua porca figura. Questo non significa che bisogna trascurare il downgrade, assolutamente, non è mia intenzione di, scusate, dire questo, ma comunque diciamo che ci possiamo passare sopra in questo caso.
Qui vediamo un piccolo confronto con la versione reale, assolutamente gli somiglia ovviamente, ma non è un prodotto perfetto. E come al solito, ragazzi, non mi ricordo se c'era la versione con il prototipo, eccola qui. Un gioco di luci e di verniciatura leggermente diverso, però alla fine tutto questo urlare al downgrade, oh mio Dio, downgrade, sinceramente non lo giustifico più di tanto. Poi, piccola parentesi sul colossodeinerd.com per il Figuarts, la Fig Zero di Trizero, quindi il buon Zenithio da Demon Slayer, che stavo aspettando veramente come manna dal cielo, va a rimpinguare quella che è la wave dedicata a Demon Slayer da Trizero. Ho parlato benissimo di Tanjiro, che potete trovare tranquillamente, di cui potete trovare il video sul canale, un prodotto eccellente per essere costato 200 euro, e quindi non vedo l'ora di ricevere anche questo Zenitsu, strapieno di accessori, anche questo, molto particolare, body che sarà uguale a quello di Tanjiro, quindi veramente una bomba, super articolato e super stabile, cosa molto più importante. Quindi ragazzi, se volete continuare la wave dopo Tanjiro e Nezuko, che sto aspettando, dovrebbe uscire molto a ridosso insomma di luglio, quindi ci dovremmo essere. Questo è il terzo elemento della wave dedicata a Demon Slayer. Sul Colosso dei Nerd sempre possiamo trovare un sacco di bella roba, tra cui spiccano le nuove Figuarts Zero della nuova linea Start Tune, per iniziare una collezione con i 3 personaggi cardine degli anime degli anni 90, ovvero Naruto, One Piece e Dragon Ball, la nuova Psylocke di Gamerverse e Sage Figuarts, la nuova Sage Figuarts sempre di Nico Robin nelle sue vesti di Enies Lobby, dopo Romance Dawn in pratica, il nuovo Pegasus The Meat Cloth e il prezzo della nuova Supergirl di Inarte, di cui abbiamo appena disquisito a 499 euro, e vi assicuro che è il prezzo più basso al momento che potete trovare in Italia. Quindi spero di essere tornato qui, perché mi confondo sempre con questi tasti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, discutiamone qui sotto nei commenti. Fate i bravi, andate al mare, divertitevi, fa molto caldo, e quindi niente, ditemi che cosa ne pensate, discutiamone qui sotto nei commenti, e speriamo che la prossima settimana sia molto fruttuosa e ci siano delle uscite incredibili, molto molto belle, di cui parlare sempre nelle news della settimana. Inutile che vi dica di iscrivervi, mi farebbe molto piacere, anche un mi piace a questo video. Fate come vi pare ragazzi, tanto alla fine del video non ci arriva mai nessuno, e quindi posso chiudere dicendo che Luca Devubase è veramente un gran babbeo. Ciao, alla prossima!